Sì, lo so. Ben ti comunicherà la mia decisione. Ti richiamo. Va tutto bene? Sì, Sicuro? devo rispondere. Torno subito. Mi cade lo sguardo sul raccoglitore posato sul tavolo. È aperto. E spuntano dei fogli. È il raccoglitore che gli ho regalato io. Mi fa piacere che lo possieda ancora. Incuriosita lo apro. Sulla prima pagina c'è scritto in stampatello After di Arden Scott. Giro pagina. Era autunno quando la conobbe. La gente normale pensava alle foglie che cadevano e al Profumo della legna da ardere che in quel periodo dell'anno impregna l'aria. Ma lui no. Lui aveva una sola preoccupazione: se stesso. Pagò il funerale di suo padre, come Darcy aveva pagato il matrimonio di Lydia. Lo fece per salvarla dall'imbarazzo provocato da un tossicomane, non per far sposare una sorella minorenne, ma il risultato fu lo stesso. Se la sua vita era destinata a ispirare un romanzo, quel gesto generoso avrebbe riportato la sua Elizabeth tra le sue braccia. Non poteva avere figli, ma non riusciva a rinunciare a quel sogno. Lui lo sapeva e la amava lo stesso. Faceva del suo meglio per non essere egoista, ma continuava a immaginare le versioni in miniatura di sé che lei non avrebbe potuto dargli. Gli dispiaceva più per lei che per se stesso, ma quasi ogni notte piangeva per ciò che avevano perso. Complicazioni. La vita è piena di complicazioni, la mia più delle altre, trabocca di complicazioni. Ostacoli e imprevisti accompagnano le cose e i momenti più belli della mia vita. Cos'è questo? Tessa, ho bisogno che tu mi stia a sentire. Non so da dove iniziare. Dammi un minuto e ti spiego tutto, ok? Spiegami subito. Ok, ho scritto delle cose. Da quanto tempo? Da molto tempo. Ora me lo dici? Tess. Non cominciare con i Tess, figlio di puttana. Non sono più la ragazzina che hai conosciuto un anno fa. O me ne parli subito oppure te ne vai. Beh, non posso cacciarti perché siamo a casa di Landon, ma me ne vado io se non mi spieghi questo schifo adesso. Scrivo da molto tempo. Da quando ci siamo conosciuti. Ma non avevo intenzione di farci niente. Mi serviva solo per sfogarmi, per capire cosa mi passava per la testa. Ma poi mi è venuta un'idea. Ho iniziato dopo che ci siamo baciati. La prima volta mi prendevi in giro. No, non è vero. Tanti segreti, tutti questi segreti, ne ho abbastanza. Parlami. Dimmi cosa pensi di tutto questo. Penso che questo sia stato un campanello d'allarme che mi ha riportata in contatto con la realtà dopo le speranze ridicole degli ultimi giorni. Questi siamo noi. C'è sempre una bomba pronta a esplodere e non sono così stupida da aspettare di farmi distruggere. Non lo sono più. Non è una bomba, Tessa. Ne parli come se io l'avessi scritto apposta per ferirti. E come pensavi che mi sarei sentita leggendolo? Sapevi che prima o poi l'avrei scoperto. Perché non me ne hai parlato? È una sensazione orribile. È come un bruciore nel petto quando fai cose del genere. È orribile. Non mi sentivo così da tanto tempo. Vieni qui. La prendo per un braccio e la tiro a me, stringendola al petto. Dimmi cosa provi. Cosa pensi? Avevo iniziato a scrivere quelle cose come una forma di espressione e anche perché non avevo più niente da leggere. E Tessa aveva stuzzicato poco alla volta il mio interesse perché la trovavo irritante e pensavo a lei sempre più spesso. E quando pensavo a lei non c'era spazio per nient'altro. Sì, mi chiamo Tessa. Ah, Tessa, che nome! Complimenti. Io sono Arden. Mi ascolti? Non che sia una giustificazione, ma metà di quella roba l'ho scritta mentre ero ubriaco. No, Arden, è abbastanza ridicolo. Guarda quello che hai scritto, senti. Non reggeva l'alcol, barcollava come barcollano le ragazze volgari quando bevono troppo per far colpo sugli altri. Smettila, quella parte non parla di te. Te lo giuro.
lo sai anche tu. No, non puoi scrivere la mia storia e proibirmi di leggerla. Dove vai? Fuori. Ho bisogno di una boccata d'aria. Devo uscire di qui. Raccolgo i fogli e leggo qualche brano. Non c'entrava niente con il fatto che Tessa e quell'odioso Landon si incontrassero alla caffetteria ogni mattina. Non voleva vedere quella ragazza insopportabile. Non ci teneva proprio a vederla. Ti ho sentito con Molly stanotte in corridoio, pervertito. Nate stizionò la sigaretta e fece una smorfia. Beh, non volevo farla entrare in camera mia e lei non accettava un rifiuto. Hardin rise, fiero all'idea che lei fosse sempre pronta a fargli un pompino. Quello che gli altri non sapevano era che Hardin l'aveva respinta e alla fine si era masturbato pensando a una certa ragazza bionda. Hardin tentò di non guardare la ragazza vestita con un sacco di patate che aspettava di attraversare la strada. Con la penna in mano la guardò avvicinarsi, la vide scusarsi ripetutamente con un ragazzino che gli era finito addosso sulle strisce pedonali. La osservò chinarsi a raccogliere il libro e sorridere al ragazzo e ripensò a quanto erano morbide le sue labbra quando l'aveva baciato qualche sera avanti. «Allora, come va con la scommessa?» chiese Logan accennando con il capo a Tessa. «Nessuna novità», rispose Hardin, coprendo il foglio con un braccio. Come faceva a sapere cosa passava per la testa di quella ragazza malvestita e insolente? Perché su quel foglio c'era scritto il nome di lei? È irritante, ma mi sembra di piacerle più di Zed, quantomeno. La ragazza era ormai scomparsa e lui cambiò argomento, chiedendo informazioni sulla festa di quel fine settimana. Hardin si ritrovò a scrivere della paura che aveva visto negli occhi della ragazza quel venerdì, quando aveva bussato alla sua porta per cercare rifugio da quel pervertito di Neil che ci aveva provato con lei. Era un bastardo. E Hardin aveva fatto bene a versargli la candeggina nel letto la domenica sera. Non l'aveva fatto perché gliene fregasse qualcosa di lei. Era una questione di principio. Il giorno dopo ho dato un titolo a quel mazzo di fogli spiegazzati e macchiati di caffè. After. Non pensavo ancora che l'avrei pubblicato, finché ho commesso l'errore di portarlo a un incontro della terapia di gruppo qualche mese fa. Era una storia orribile, ma è piaciuta a tutti. Ho inviato una copia a varie case editrici tramite un agente che avevo conosciuto quando lavoravo alla Venice. A quanto pare non usa più presentarsi in casa editrice con un manoscritto sotto braccio. Prendo l'ultima pagina del libro e la metto in tasca. Quando esco dal palazzo la vedo seduta sui gradini d'ingresso. Dobbiamo parlare. Hai scritto un libro su di noi e l'hai proposto agli editori. Mi stai dicendo che non l'hai fatto apposta? No, non quello. Parlo di questo. Io e te. Tutto. Quest'anno è stato lunghissimo per me. Ho imparato tanto su me stesso, sulla vita e su come dovrebbe essere l'esistenza. Avevo una visione distorta di tutto. Odiavo me stesso, odiavo tutti intorno a me. So che non capisci, quasi nessuno capisce, ma odiare se stessi è la sensazione più brutta del mondo. E io dovevo farci i conti ogni santo giorno. Non è una scusa per le cazzate che ho fatto. Non avrei mai dovuto trattarti come ti ho trattata e tu avevi il diritto di lasciarmi. Spero solo che leggerai l'intero manoscritto prima di prendere una decisione. Non si può giudicare un libro senza averlo letto dalla prima all'ultima pagina. A chi può interessare? Non vedo perché tanti editori lo vogliano. A molte persone interessa. Perché? È così diversa dalla solita storia d'amore. Ne ho letto solo qualche brano e ho già capito quanto è angosciante. Anche i dannati meritano che qualcuno racconti la loro storia, Tess. Tu non sei dannato, Hardin. Per la speranza di redenzione, forse. Forse no. Forse certa gente vuole leggere solo storie felici e scontate. Ma ci sono milioni di persone che non sono perfette e che ne hanno passate tante. E forse si ritroverebbero nella nostra storia. Si immedesimerebbero in me e... chissà che qualcuno non possa imparare qualcosa dai miei errori e dai tuoi. Forse a volte le cose non sono bianche o nere. E forse non tutti sono perfetti. Ho fatto molte schifezze in vita mia, a te e ad altre persone, di cui sono pentito e che non rifarei mai. Ma non è questo il punto. Il libro è stato una valvola di sfogo, un'altra forma di terapia. Mi ha permesso di scrivere tutto quello che volevo e che sentivo.
Questo sono io. E questa è la mia vita. E non sono l'unica persona al mondo che ha fatto sbagli, cazzo. Un libro intero pieno di sbagli. E se vogliono giudicarmi per quello che ho scritto, sono affari loro. Non posso piacere a tutti, ma so che ci sono persone come noi, Tessa, che si rispecchieranno in questo racconto, che vogliono vedere qualcuno ammettere i suoi problemi e affrontarli in modo realistico. E se non piace? Se non si prendono neanche la briga di leggerlo prima di odiarci per quello che c'è scritto? Non sono pronta per questo genere di attenzioni. Non voglio che la gente parli della mia vita e che mi giudichi. Lascia che ti odi, lascia che ci odino. Chi se ne frega di cosa pensano? Tanto non l'avrebbero letto comunque. È solo che non riesco a decidere come la penso. Che tipo di storia d'amore è? È il tipo di rapporto che parla di problemi veri, parla di perdono e amore incondizionato e prova quanto una persona possa cambiare davvero, a patto di volerlo abbastanza. È il genere di storia che dimostra che tutto è possibile quando vuoi rimetterti in carreggiata. Spiega che se hai una persona a cui appoggiarti, una persona che ti ama e non si arrende, puoi trovare la strada per tornare a vedere la luce. Dice che non importa quali genitori ti sono toccati in sorte o quali dipendenze hai, puoi superare tutti gli ostacoli e diventare una persona migliore. Ecco che tipo di storia è After. After. È questo il titolo. Parla del mio percorso di vita dopo che ti ho conosciuta. Quanto c'è di brutto lì dentro? Dio, Artin, perché non me l'hai detto? Non lo so. Non è brutto quanto pensi. Hai letto le parti peggiori. Le pagine che non hai visto. Quelle che rappresentano la vera essenza della storia. Parlano di quanto ti amo. Del fatto che tu mi hai dato un motivo per vivere. E del fatto che conoscerti sia la cosa più bella che mi sia mai successa. Parlano delle nostre risate e delle mie battaglie. Le nostre battaglie. Avresti dovuto confessarmi che lo stavi scrivendo. C'erano così tanti indizi, come ho fatto a non capire? Sì, avrei dovuto. Ma quando ho capito e ho iniziato a cambiare, ho pensato che volevo che fosse perfetto prima di mostrartelo. Mi dispiace davvero, Tessa. Ti amo. E non volevo che tu lo scoprissi così. Non intendevo ferirti o ingannarti. E mi dispiace che tu l'abbia pensato. Non sono più l'uomo che ero quando mi hai lasciato, Tessa. Sai che non lo sono. Leggilo. Leggi tutto il libro prima di prendere una decisione. Va bene? Non ti chiedo altro. Per favore, leggilo. Va bene, lo leggerò. Aspetta. Leggi questa per ultima. Ti prego. È l'ultima pagina. Per favore, non sbirciare prima di esserci arrivata. Non lo farò. Devo leggere le sue parole, le sue emozioni per rendermi conto di cosa gli passava per la testa tutte quelle volte in cui non riuscivo a indovinare i suoi pensieri. Fu allora che capì. In quel momento gli fu chiaro che voleva passare il resto della vita con lei, che la sua esistenza sarebbe stata vuota e insensata senza la luce di Tessa. Lei gli dava speranza, gli faceva pensare, forse chissà, di poter essere qualcosa in più che il suo passato. Lasciò cadere a terra il foglio e ne iniziò un altro. Viveva solo per se stesso e poi la sua vita era cambiata, era diventata molto più che svegliarsi e addormentarsi. Lei gli aveva dato tutto ciò che non sapeva di volere. Non si capacitava delle stronzate che gli uscivano di bocca. Era disgustoso. Faceva soffrire le persone che lo amavano e non riusciva a fermarsi. Perché mi amano? Si chiedeva. Chi potrebbe mai amarmi? Non ne sono degno. Quei pensieri gli riempivano la testa, lo tormentavano anche se cercava di nascondersi. Si riaffacciavano in continuazione. Voleva lavarle via le lacrime a forza di baci. Voleva dirle che gli dispiaceva e che era un uomo perduto, ma non ci riusciva. Era un vigliacco ed era irrecuperabile. E quando la trattava in quel modo, odiava se stesso ancora di più. La risata di quella ragazza era il suono che lo tirava fuori dal buio.
La sua risata lo prendeva per il colletto e lo trascinava. Lo allontanava dalla sporcizia che gli offuscava la mente e gli infettava i pensieri. In quel momento, mentre lei se ne andava, decise che non avrebbe permesso agli errori commessi dai suoi genitori di continuare a dominare la sua vita. In quell'istante decise che quella persona valeva più di quanto un uomo spezzato potesse offrire, perciò fece tutto ciò che era in suo potere per farsi perdonare. Pagina dopo pagina, confessione dopo confessione, continuò a leggere. Doveva dirglielo. Lei doveva sapere quanto era pentito di averle rinfacciato la questione dei figli. Era egoista. Pensava solo a come ferirla e non era pronto ad ammettere cosa voleva davvero da una vita con lei. Non era pronto a confessarle che sarebbe stata una madre straordinaria, diversissima dalla donna che l'aveva cresciuta. Non era pronto a confessarle che si sarebbe sforzato di essere degno di tirare su un figlio con lei. Non era pronto a dirle che aveva il terrore di ripetere gli errori di suo padre e non era pronto a riconoscere che aveva paura di non farcela. Voleva sposarla, passare la vita al suo fianco. Non riusciva a immaginare una vita senza di lei e cercava un modo per parlargliene, per mostrarle che era in grado di cambiare davvero. Ben presto, centinaia di pagine sono sparse sul pavimento. Non so quanto tempo sia passato, ma vado avanti, leggo le pagine in ordine sparso, ma mi assicuro di leggerle tutte, di non perdermi nessuna confessione dell'uomo che amo, l'unico uomo oltre mio padre che abbia mai amato. E quando arrivo alla fine il sole sta tramontando e l'appartamento è buio. Hardin ha detto che è l'ultima pagina, l'ultimo atto della sua storia, della nostra storia, e cerco di calmarmi prima di andare a prenderlo. Spera che un giorno lei leggerà le sue parole e capirà quanto era distrutto. Non chiede la sua pietà né il suo perdono, le chiede solo di capire quanto gli ha cambiato la vita, di capire che lei, la bella sconosciuta dal cuore grande, è stata per lui la salvezza e l'ha trasformato nell'uomo che è oggi. Spera che queste parole la rendano fiera di aver trascinato un peccatore fuori dalle profondità dell'inferno e di averlo innalzato al suo paradiso, di averlo redento e liberato dai demoni del passato. Si augura che lei possa ricordare perché lo amava, perché ha combattuto così tanto per lui. Spera che ovunque lei si trovi mentre legge il libro che ha scritto per lei, lo legga con il cuore leggero e provi a mettersi in contatto con lui, anche se fossero trascorsi molti anni. Deve sapere che lui non si è arreso. Tessa deve sapere che Hardin l'amerà per sempre e l'aspetterà per il resto dei suoi giorni, che lei ritorni o no. Deve sapere che è stata la sua salvatrice e che lui non potrà mai stebitarsi per quello che ha fatto per lui. E che la ama con tutta l'anima e niente potrà indurlo a smettere di amarla. E che la ama con tutta l'anima e niente potrà indurlo a smettere di amarla. Vuole rammentare che di qualsiasi cosa siano fatte le loro anime, sono uguali, come dice il loro romanzo preferito.